Soffio è l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao. Me l'aveva comunicato, ovviamente non è il suo vero nome, e tu hai già visto che la sua APS, no? Si chiama Soffio. Mm. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la... Allora, Mm, mi mostra questa immagine, un cavo elettrico, di quelli sospesi della luce, su cui sono appoggiati due uccelli, no? Sono una mm? coppia. Tipo Di che tipo? il maschio fa tipo la ruota, come un pavone, no? Lei semplice. Ma non è un Mm, co- pavone, no, no. è un uccello generico che Mm, corteggia mm, mm. l'uccello femmina. Sì, lei è abbastanza come le femmine, che ne so, di un germano reale, che sai che è meno colorata, così, no? Mhm. E poi è come se lui cambiasse, quindi ritira questa coda da pavone, e poi se ne va via, vola via. Quindi lei è la femmina dei due. Sì, Ti dà l'autorizzazione? sì, sì. Va bene, seconda sessione per soffio, vibrazione. 9 miliardi. Consapevolezza. 168. Anima percentuale. 42, 43. Vite precedenti. 1336. Cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica, nuovo valore. Quanto soffio potrebbe andare in ipnosi considerando che tu sei un 100%. 61. Beh, buono. Mm. Qual è la percentuale minima per portare a casa un viaggio? Anche 40 va bene, secondo me. Ok, ottimo. Va bene. Va così, a caso. Andiamo al dirupo. Soffio si fida, che sta cavalcando, sono in tanti, si fida. Andiamo di là, vanno di là e cadono cavallo e cavaliere, alcuni in un dirupo, perché bisognava sapere delle cose del territorio che lei non sapeva, ma che la persona di cui si è fidata diceva che, insomma, avete capito. Mm. Lei è un po' fatta così, ha bisogno di questi eventi scossoni, traumatici, per fare un grande salto. E quindi di fatto, per quanto in sé per sé l'evento possa sembrare negativo, in realtà è stata per lei un grande scossone, l'opportunità per un vero salto quantico per lei. Come si chiama il suo attuale progetto? Sì, dimmi. No, la cosa che mi ha molto colpito è che il nome della sua pie è Sentiero, e io l'avevo proprio vista su un sentiero a cavallo, no? E avevo abbinato le due cose, no? Classicamente il cavallo rappresenta la pie, no? Mhm. Il suo nome è Sentiero, e avevo proprio visto anche come la pie spesso la sostenga nella sua capacità proprio di agire. E la Non PS solo la soffio. PS. Sì, sì. Causa esoterica Monica della gatta adesso alle spalle di Soffio che ha miagolato, che la guarda, che si lecca. È incredibile perché lei è veramente un tutt'uno con ogni animale.
in particolar modo naturalmente dei suoi. Ora non lo so perché, per esempio, a me adesso arriva questo profumo di tabacco alla vaniglia, no? È come se fosse appunto collegata alla gatta ed è un ambiente in cui la gatta stava, magari. Tabacco alla vaniglia. Può essere stata salvata da qualche posto, Sofia. No, lei era della nonna, Ah, non già, so se... mm, il nonno fumava, ok. Il nonno fumava pipa, sigaro, quello che è, insomma. Mi Ok. arriva buono, un buon Mhm. profumo però. Tabacco sì, ma buono. Cosa ci vuole dire la gatta? Ehm, dice a soffio vai così, cioè che sta proprio imboccando la strada giusta, le sta proprio dando come un appoggio. Era la sua voce, il miagolì era proprio la sua voce, Mhm. un'incitazione, vai così. Ok. Sofia si è regalata per capire alcune cose delle nuove entità eteriche e mentali. Sì, È un regalo, e non sono sì, ironico. per lei sì, Mhm. per lei sì. Perché Attenzione, lei è è un stimolata da regalo, questo, sì, bravissimo, è un regalo, virgola, e non sono ironico. Piantatevelo certo. bene in testa. Altri terrorizzano le persone per le entità, le interferenze. Noi siamo qui a dire è un regalo che si è fatta da sola. Mm. Perché è un modo che lei ha per conoscerci, conoscere se stessa maggiormente. Maggiormente, ok, sei andata leggermente via, causa esoterica. Lo Maggiormente so, e mm, in mezzo ci sono stati 2 secondi. Perché? lo Perché so. lo sai? Perché Sofio è veramente pronta in questo momento a volare via, no? Da tutto ciò che è vecchio e ci sono le ultime resistenze, come è normale che sia. Quindi se Non ne... viene accettato di buon grado in generale, no? Da questa Matrix che noi ci realizziamo pienamente. Comunque sto profumo di tabacco è fortissimo. Lo stai sentendo? Sì, 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 è fortissimo. Caspita, sentire Un i tabacco profumi... gradevole, Mhm. gradevole. Sentire i profumi è tanta roba, eh? E si vede che è qui, è arrivato. Il nonno. Dov'è? Da te o da Soffio? Mm. Allora, adesso io ho i brividi, no? Alla domanda. Lui mi dice che lui può essere qua e lì, cioè, insomma, no? Questo Soffio è il nonno materno. Ok, vabbè, ma non c'entra con il ramo materno. No, sì, allora, nonno materno, la bisnonna però era la madre della... non c'entra niente, ok, dall'altro lato. Va bene, chiamiamolo e chiamiamola bisnonna materna. Suicidio in mascolina, diciamo. Ciao. Amante degli abiti maschili. Sì, è come se mi venisse vestita a metà. Ehm, la parte destra è proprio un uomo a tutti gli effetti, sia come abiti che come viso. La parte sinistra è come se lei mi dicesse la mia parte sociale, di convenzione, no? Però mentre la parte destra è a colori, la parte sinistra è in bianco e nero. Mhm. Sì, non avete mai ascoltato con attenzione la canzone della Caselli? Nessuno mi può giudicare, non so se questo è il titolo, ma comunque l'avete capita. L'ascoltate con attenzione e la suoniamo adesso nella nostra mente mentre la bisnonna si fa avanti. Le piace questa canzone? Sì, e dice io mi sono sempre giudicata e mi hanno sempre giudicato. La verità mi fa male, lo so,
Se una cosa mi piace, quell'altra no. Ma sai che cosa mi dà tra l'altro? Che in questo uomo avesse trovato anche dei tratti femminili. In parte appunto era più giovane e quindi già questo lo disarmava come uomo, ok? Cioè già non lo faceva considerare uomo ma come ragazzo. E poi come se ci fosse della femminilità anche in questo uomo, quindi poteva in qualche modo per lei andare bene. Mm. Poteva essere almeno quasi un compromesso, però poi non è stato sufficiente, ecco. Pavone e Ted di Reno. Stessa cosa. Sì, è vero. Ok, vabbè, fatevi le vostre ricerche. Cosa vuole dire la bisnonna? Dov'è la bisnonna? Visto che è una bisnonna, sono passati un sacco di anni, però meno di un secolo alla fine della fiera, perché sono tutte molto giovani le donne della famiglia di Soffio, o quasi. E la cosa particolare è che si trova lì alla stazione dei treni e c'è la parte maschile che è tranquilla perché sta leggendo un giornale, un quotidiano. Invece la parte femminile è quasi già con un cappio alla gola, come se lei avesse già meditato in altri momenti di farla finita. E quella volta lì era come se non fosse più di tanto premeditata, fosse il frutto di una serie di volte in cui aveva pensato a questo. Ma è sulla Terra? È come se fosse rimasta lì, guarda, ti do questa immagine, no? Che si è convinta di essere un uomo alla stazione. Ok? È come se quella parte lì, la metà maschile, cercasse di essere l'intero della persona e continua ad essere un uomo che legge alla stazione che attende il treno. Da tutti questi anni? È come un realizzare questa vita che non ha realizzato, perché comunque lei non è che voleva essere un uomo speciale, Mm. sai, no? Chissà con quali grilli per la testa. Mi presenta un uomo molto comune. Ok, Vic, Portale Aureo, se quello che è lo che vuoi, cioè, se questo è quello che vuole, quella è la strada. Altrimenti può stare di tanti di quei secoli che neanche se lo può immaginare. Scusami, ma questa reticenza a trovare una strada dopo 100 anni è legata al gesto mi butto sotto il treno? Quindi è legata a una certa categoria di interferenze che intervengono in questi casi? Mm. Ehm, non lo so, nel senso che me la fa vedere come una storia sua molto personale, dove lei si sentiva unica nel suo genere, non aveva mai condiviso questa cosa con nessuno. Cioè vedo proprio il peso, della segretezza. Ecco, e infatti questa segretezza è stata poi mantenuta nelle generazioni successive e di lei non si è più parlato. Lei è andata nel dimenticatoio completamente e penso che sia forse la cosa peggiore intorno a lei. Il segreto che ha dovuto mantenere in vita riguarda a chi voleva veramente essere e poi il segreto che è stato mantenuto su di lei successivamente. E in questo momento Soffio le sta facendo un enorme regalo perché invece lei l'ha svelata, l'ha resa manifesta. E l'ha ricordata. Sì, Beh, Vic, dimmi come vedi la Vic questa volta. non so, adesso è come se un gatto, non lo so perché è venuto un gatto, no? Al posto della Vic. È come se questo gatto potesse dare a questa donna, no? Con questa forte componente maschile, non so come dirti, un contatto, un tramite con Soffio, mm,
perché per lei è di vitale importanza questo, che qualcuno si sia ricordato di lei, che qualcuno abbia guardato verso di lei, senza giudizio. Allora ha scelto questo gatto e me la propone così. E quindi mentre accarezza il gatto è come se assumesse la Vic, tutte queste informazioni. Ok, va nel portale aureo. Sì, assolutamente. Mhm. Sì, ho visto, Sofia, ho visto. Morta una gatta, vabbè, ma... E chiamiamo anche il nonno, quindi quello del sigaro pipa, del tabacco, nonché tutti i parenti di tutte le generazioni di Soffio. Mi arriva ben vestito. È come se stesse per andare, che ne so, a una cerimonia, eh, forse a Mm. messa, tipo, non lo so se andava a messa, mi è venuto fuori sta roba. Quindi anche con il cappello, con la camicia ben stirata, con l'abito un po' pesante, sia giacca che pantaloni. Ecco, di tutto punto, bello, Stirato e un profumato. bell'uomo, sì, un bell'uomo anche pettoruto. Mm. Cosa vuole dire a Soffio? Ehm, qualcosa tipo, grazie per tutto l'amore che hai verso ogni animale. Però tipo come se lui non fosse riuscito ad esternarlo tanto quanto invece ha compreso Soffio che è importante fare. E vedo che è molto colpito da questo aspetto qua di Soffio. Ecco, come lei è riuscita a sciogliersi e a dialogare con gli animali. E lui è rimasto, diciamo così, un po' più interiorizzato No. nel suo Dica anche a lui, a forma di... cuore. Vuole andare? Sì. Beh, ce ne sono altri che magari vengono più tardi, vogliamo lasciarlo aperto? Sì, diciamo che qualcuno che si è suicidato anche passando attraverso i passaggi a livello. Ha Ah, preso un po' lo spunto, l'occasione. e chiudiamo il portale aureo. Cinema, famiglia, partner, colleghi, tutti. Vica tutti. Sì, anche con cittadini vari, paesani, diciamo così. Mhm. La mamma. So, c'è una che mi dice sorella, però non riesco a capire se è la sorella vera, se lei abbia una sorella vera o una sorella amica, diciamo, ecco. Hai una sorella, Soffio? No, sì, ok. Mm. Lei c'è, ce vuole seguire bene, un po' più indietro magari, ecco, sicuramente rispetto a lei. Ok, Vica tutti, come la vedi la Vic e chi la prende? Ma non sono tutte uguali queste Vic, perché per esempio la sorella vedo che sta sfogliando tipo un libro. La madre, come se fosse una specie di medaglietta, no? Se la porta qua in fronte. Ci sono i partner? Non so, si è presentato uno che, boh, c'ha tipo una bottiglia con sé. Non so di cosa, se di vino o di birra. Mm. Mhm. Però questo c'è, per esempio. Poi ce n'è un altro con tipo una valigetta. Va bene, il cinema è sempre, secondo me, poco importante e
molto più importante nella realtà suggerire questo tipo di percorso nostro. Per il resto, sono solo minuti tolti alla vostra personale sessione, a mio modesto parere. Tranne casi eccezionali, casi... No, vabbè, non è sempre così. Dalla reazione o presenza o assenza di determinate persone si capiscono delle cose. Però, francamente, oggi siamo qui per soffio, entità eteriche. C'è un'aquila e un coccodrillo e due DL. Due uomini del tempo anche. Mentali. Ce ne sono due. Pioggia e cuoio, entrambi intorno al 2-3. Pioggia mi fa proprio vedere, tipo, sai il detto del corvo, del film Il Corvo, no? Non può piovere per sempre. Ad indicare appunto, non può essere per sempre così. Quindi questo stato un po' di tristezza, a volte paura, a volte isolamento, solitudine. Quindi questa entità mentale che comunque la fa stare un po' in isolamento, no? Come quando piove, quindi che non esci finché non arriva il sole. Ecco, questa tendenza proprio un po' anche all'autoesclusione e a volte la sensazione che non sta facendo tutto quello che potrebbe fare, si fa fermare dalla pioggia. E cuoio mi fa vedere che c'è una sorta, diciamo, di rigidità, anche a volte, tra virgolette, di freddezza che lei fa percepire all'esterno. Me lo fa vedere proprio come il cuoio, no? Che a volte lei da altri viene percepita come se avesse una sorta di scorza, di corazza un po' rigida. Che poi non è assolutamente così, no? All'interno, perché è proprio come il cuoio, no? Che comunque ha una provenienza animale, quindi assolutamente ha tutte le caratteristiche, no? Energetiche, ecco, dell'animale, però l'esteriorità è questa, rigidità e fredda a toccarsi. Va bene. Causa esoterica, Monica, della accidentale nascita di questa seconda sessione. Lei viene chiamata per sbaglio in una conference call Skype dove ci siamo tutti, non spieghiamo perché, diciamo viene chiamata per sbaglio. Un caso. Mi dà proprio il nome del progetto che è Caramba che sorpresa. Quindi a volte a lei capita proprio questo, no? Queste sorprese che possono essere a volte un po' spiacevoli, a volte un po' piacevoli, però un qualcosa di assolutamente inatteso, anche un po' illogico, cose del genere, che l'aiutano proprio a svoltare. Anche il dirupo. Sì, sì, assolutamente. Mhm. Sono delle grandi sfortune. No, ottime occasioni che vedo che lei sa anche cogliere molto bene. Ok. Ci sono degli impianti? Sì. Quali? Allora, mentale mi fa vedere più che altro tipo come se fosse un adesivo isolante proprio, qua alla radice così dei capelli. Poi mi fa vedere una catena che collega il polso destro alla caviglia destra e poi una lastra fredda proprio la sento, metallica, no? Sul petto barra cuore e che vedo che va molto d'accordo con la sua entità mentale cuoio, perché ha la stessa rigidità e la stessa freddezza, anche se i materiali sono differenti. Ok, causa esoterica del calo di memoria. Alcune parole a volte non le vengono. Allora, per esempio, mi fa vedere come questo
impianto mentale, che è questo nastro isolante, è come se proprio creasse un isolamento, una sorta di guaina intorno a queste intuizioni che lei ha, creano una guaina intorno alla stessa intuizione, di modo che venga bloccata per non poter essere verbalizzata. Rimane lì, isolata, bloccata e non esce fuori. In fin dei conti, com'è un po' lei, bloccata per esempio all'interno dell'entità mentale cuoio, perché lei sembra un po' rigida all'interno di questo cuoio. Causa esoterica dello stress. Ma allora dunque qua, lei è un'incessante indagatrice. Quindi lei si sta dando tantissimo da fare per comprendere tutta se stessa e per rivoluzionare la vita sua. Solo che è come se lo facesse non con la gioia e con l'entusiasmo, ma sotto lo scacco dell'entità mentale pioggia, che le fa sembrare tutto un po' triste, un po' cupo, proprio come quelle giornate di pioggia, sai, autunnali, in cui sembra che non arriverà mai il sole. Ecco. Causa esoterica del suo rapporto particolare attuale con il cibo. E non lo so, perché guarda, una delle immagini che lei mi propone è proprio questa in cui viene, cioè la vedo con un biberon in mano, no? E dentro al biberon c'è il latte mescolato appunto a questi scorpioni velenosi, no? Come se lei collegasse il nutrimento, che in questo caso proprio è il latte materno così, a un mix, da una parte che le serve per crescere, per stare in vita, per sostenersi, però dall'altro è come se fosse un qualcosa di tossico, di dannoso. Quindi lei ha questo rapporto a volte con il cibo proprio di amore e odio. Da un lato lo seleziona attentamente, fa delle scelte consapevoli, però dall'altro a volte lo usa contro se stessa. Cioè a me questo qua, se poi andiamo ancora a scavare di più in profondità, lo vedo proprio legata a sua madre, che ovviamente si è occupata sempre di lei, però non con un amore profondo. Più nell'esteriorità si è occupata, quindi svolgendo tutti i compiti che erano necessari, ma non con l'amore. E infatti quello che a lei è risultato è sì di essere accudita, di assumere il cibo, eccetera, però un cibo avvelenato. Non un cibo dolce, pieno di amore, di bellezza, Nutriente. ma che nasconde un'insidia. Che appesantisce. Sì, poi è proprio pericoloso, no? Perché è proprio uno scorpione mi mostra. Ecco, e tra l'altro appunto un qualcosa anche di violento. Mm. Mm. C'è effettivamente anche un po' una costante, no? Questa roba un po' violenta nella sua vita. Questa roba un po' forte, traumatica, ecco. Questi shock, questi scossoni. Mm. Va bene. Causa esoterica dell'intenzione di cambiare lavoro e quindi di lasciare un lavoro molto legato alla gestione dei soldi e di dedicarsi a tutt'altro, quindi animali, cavalli, ipoterapia, pensione per animali, mondo animale. Intanto li chiamiamo tutti i suoi animali in uno speciale cinema per animali. Dove i sedili sono cucce, mangiatoie, pali di corda su cui arrampicarsi, gabbie, no, gabbie no. In primo piano vedo proprio un cavallo
marrone, con questa criniera quasi un po' bionda, no? Proprio con questi occhi dolcissimi. Mi fa vedere proprio questa narice larga, no? E sento il soffio, no? Che proviene dalla narice. Soffio come il nome della sua PS, no? Come se fossero quasi una cosa sola, no? Mentre questo cavallo soffia dalle narici è proprio come se stesse comunicando con la PS soffio. Di soffio, appunto, che gioco di parole. Sembra la declinazione di rosa in Lo latino. so. Rosa, Sì, è rosa. vero. Soffio, Sì. soffio, 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 soffio. Ah, ok. Sarà facilissimo tradurre. Eh, Ma questo vale per tutti? Cioè il respiro del cavallo, il contatto mano-muso del cavallo, cavaliere-cavallo, genera una comunicazione? Ma allora, non so dirti se vale per tutti, ma per tutti quelli che riescono a guardare i cavalli negli occhi è come se facessero veramente un tuffo nella sorgente quando li guardano negli occhi. Perché proprio sinceramente io non ho mai avuto il privilegio di guardare un cavallo negli occhi, ma penso che dopo questa sessione lo farò perché, non so, mi arriva un'emozione, cioè incredibile, non so, di fusione e di un qualcosa di più alto, di non comunicabile con le parole. Beh, questo era un punto di Soffio. Fare un bagno alla sorgente, lo poteva già fare. Sì, io penso che lei a volte l'abbia percepito. Certamente quando è centrata, non quando ha tanti pensieri per la testa, però anche a volte solo per pochi secondi, quando lei guarda alcuni specifici poi cavalli, no? Negli occhi lei lo fa, questo viaggio nella sorgente. Lo facciamo col suo cavallo? Sì, infatti. Come ci va col cavallo? Lo accompagna, lo segue, lo precede, lo cavalca? Lo cavalca. Però non so perché mi fa vedere che non con entrambe le gambe, ma di lato le gambe. Non so Quale se mi sono lato? spiegata. Mhm. Lato sinistro. Sul lato sinistro c'ha le gambe, quindi non la sta cavalcando con entrambe le gambe. Sì, come le dame di una volta. Non so come facessero, Sì, ma... Mhm. così. Perché sennò era sconveniente ed era maschile. Quindi andiamo. Voleva fare un bagno alla sorgente. Andiamo a cercare la sorgente con il bagno. Sì, in realtà mi fa il cavallo questa tappa per bere ed è una specie di ruscello in cui beve ed è come se mi dicesse, ma la sorgente è già qui. Stavo per dirlo. Siamo già qua. Sì, Noi che stiamo aspettando i comodi del cavallo, ma in realtà siamo già arrivati. sì. C'è un ruscello, un lago, c'è una cascata? Sì, c'è una cascata, però io vedo solo la parte finale Finale. che si trasforma in un ruscello dove il cavallo beve. Va bene. E Soffio dov'è? E adesso è scesa giù dal cavallo Ok. e vedo che proprio vuole bagnarsi completamente con l'acqua del ruscello. Ok, io se fossi Soffio andrei a vedere dove inizia la cascata. Adesso prende il cavallo con sé per le briglie, in realtà a me sembrano una corda. Mm. Mhm. Mm. E come fa a salire lassù? Ci sono delle regole, ci sono delle Eh, regole. Qui c'è la legge della gravitazione, la gravità. no, lei dice, io so il sentiero, la mia PIE si chiama sentiero, io so qual è il sentiero per arrivare alla sorgente. C'è Prego. solo una direzione, non ci sono ostacoli, c'è quella direzione, il mio sentiero. Mi fa prima questa tappa intermedia in una cascata minore e il cavallo sorride.
e vedo che lei si mette seduta sotto la cascata. È proprio come se avesse bisogno di tutta questa totale pulizia fresca proprio su di sé. Ed è un'acqua che non solo le passa sui capelli e sulla pelle, ma entra proprio al suo interno, ripulendola da tutto, anche da tutti queste incrostazioni, perché mi fa vedere l'interno di sé e mi fa vedere proprio che ci sono come delle parti con del calcare. Quali? Allora, me lo fa vedere tipo qua in zona petto, come se ci fossero le valvole cardiache, un po' così incrostate. Mhm. E poi mi fa vedere un'anca, Quale delle due? l'anca destra, adesso mi ha fatto vedere. Qualcosa tipo addome, genitali, vedo che me lo pulisce bene, 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 come se facesse diversi passaggi di pulizia. Mhm. Molto anche nella mente, va bene, che adesso lei mi sta identificando come testa, come cervello, e dove vedo che proprio la utilizza quasi come una sorta di spruzzo, con un getto molto forte che arriva fino all'infanzia, ancora prima dell'infanzia, anzi, alla gestazione. Facciamo finta che il corpo di Soffio sia composto dai suoi talenti. Quali sono incrostati? Quali sono più promettenti? Incrostato mi viene il calcolo, non so perché, però su questa cosa qui possiamo scrostare, nel senso che ehm, non c'è da rifiutare questo aspetto qua, ma c'è da integrarlo. Quindi anche il, diciamo così, valutare l'aspetto economico, le entrate, le uscite, non è una cosa da disdegnare, semplicemente da fondere con altri suoi talenti più creativi, più, tra virgolette, umani. Ecco. Mhm. Ok, quindi calcolo, quindi la gestione proprio del denaro, diciamola così. Ehm, vedo anche però dei bambini, quindi anche la capacità di relazionarsi attraverso gli animali con i bambini e le disabilità. Mhm. Disabilità anche, scusami, non fisiche, Mhm. tipo disturbi tipo autismo, cose del genere. Mhm. Però la vedo appunto così, non so, su questa fascia di bambini e ragazzi, specialmente. Lei sta lavando, no? Sì, sì. Sta immergendo queste capacità un po' annichilite, un po' incrostate, un po' Sì, addormentate. in questo caso le sta proprio come rivitalizzando, dandogli maggior proprio forza, vita, perché l'acqua è assolutamente vita. Ehm, però aspetta, perché mi dà qualcosa anche legato come alla pittura, non so perché mi sta facendo vedere tipo delle mattonelle dipinte a mano, comunque quindi attività creative che possono riguardare anche il colore. E la casa? Ehm, Può essere sì, perché mi fa vedere delle mattonelle. Qualcosa relativo anche alla musica, che forse lei può unire, per esempio, la musica e gli animali insieme. Trovare proprio una fusione di queste due forme di comunicazione che poi sono anche di guarigione, assolutamente, per se stessa e per gli altri. Va bene. È sulla cascata? È là in cima? Sì, 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 adesso sì. E là cosa c'è? Perché mi ha fatto vedere diversi salti di questa cascata, lei adesso è arrivata al salto più in alto e là non c'è più il confine. Cioè, è come se fosse, non so come spiegarti, se da là tu potessi vedere tutto il resto, ma è tutto sullo stesso piano.
anche le altre dimensioni. È come se fosse tutto quanto raggruppato, riunito. E per esempio vedo anche i suoi nonni, i suoi bisnonni, cioè tutto insieme. Tutti i pezzi del gioco insieme, Sì, non sì, più separati da tempo, spazio, no. corpi. Mi fa vedere insieme lo zoo, insieme agli animali, per esempio anche in libertà, agli animali che sono morti, agli animali chiusi, che ne so, nei canili, tutti insieme, cioè come se non ci fosse distinzione, non... C'è una distinzione tra morte e vita? No, no, no. C'è un cavallo morto e un cavallo vivo che tu puoi vedere lì. O la sua gatta morta e la sua gatta viva che ha dietro le spalle. C'è una differenza? Le vedi entrambe? Gatta morta diventa rosa, non lo so il perché, come se fosse fondamentalmente più energetica, ecco. Non me la fa più vedere con quella componente fisica, però è come se li vedessi pari, cioè sullo stesso livello, su un... È bello qui? Sì, perché c'è la possibilità di rapportarsi a tutto quanto nella stessa maniera, senza Bene. difficoltà. Suggerimento: volo d'angelo dalla cascata e tuffo nel laghetto sotto. Non vuol dire scendere in basso, andare in basso, ok? Perché qua è tutto uguale. E Lei quindi dice, sono bagno. come l'aquila che è la mia interferenza, io volo come un'aquila a picco e vado giù. Si fa il bagno e torna qui. Mm. Oh, senti, io continuo a vedere la pipa, come se la pipa fosse appoggiata, non so se lei adesso è vicino a un comodino, mi fa vedere una pipa appoggiata al comodino. È come se avesse portato, che ne so, dalla sorgente questo pezzo, no? Mm? Per ricordarsi che quello che ha vissuto e visto lì è, non so, reale. Lei lo può riprodurre qui? Qui c'è ancora con queste condizioni la paura degli altri, del giudizio, di essere sbagliata, esclusa, cosa No, che le per capita alcune nulla. volte. No, no. Esiste ancora la preoccupazione che i genitori abbiano con la loro presenza, diciamo, nella sua vita, sia nei ricordi che attuale, un'influenza nella sua di vita? No, c'è anzi una gran capacità, di vedere le sue scelte, inclusa questa, senza farsene condizionare, limitare. Ci sono vite precedenti che la condizionano, vissute con chi che sia, in primis i genitori. Ce n'erano, ora no. Vedo che alcune le ha proprio, risistemate. C'è qualcosa nel cluster dopo questo bagno alla sorgente? No, no, mi ha fatto vedere solamente un campo di fiori, però era come se fosse già, l'ad eternum che aveva piazzato. Un campo di fiori. Mh. C'è un avatar. Allora c'era una spina, era rimasta una spina. Una spina nel fianco Mh. Sì, dell'avatar. sì, Quale fianco? me viene sinistro. Mamma? Sì, sì, sì. Materno? Il materno? Sì, e anche il fatto, che alla fine lei ha, fatto tanto la mamma, diciamo, no, anche di alcuni partner, e poi si è voluta disfare, no, di questo fare la mamma, Mm. senza Im- ricevere gratificazioni. Impianti, entità eteriche mentali ci sono ancora? No, no, questo bagno nella sorgente ha ripulito ogni cosa. Caramba, che sorpresa. C'è ancora. Ma in un certo senso sì.
Perché lei ha scelto una vita così, fatta di sorprese. Ma è la stessa di prima? No, si è modificata, nel senso che, cioè, allora, lei aveva già una buona attitudine a gestirsi le sorprese, però è come se fosse ancora maggiormente potenziata questa attitudine ad accogliere le sorprese e a trasformarle a proprio vantaggio nella propria evoluzione. Accoglierle o crearle? Ci faccia vedere un po' di sorprese che adesso si regalerà. C'è il telo da togliere e sotto, prima sorpresa. Un incontro folgorante. Ma tu guarda questa che sorpresa! Questa qui era la sorpresa delle sorprese che adesso quasi non mi aspettavo più. Beh, un uomo. Sì, sì. Colore del telo che toglie. Blu. Questo. Uomo di spalle, in piedi. Un uomo a cavallo. Di fronte. Ok. Seconda sorpresa. Proprio l'occhio di bue si sposta. Allora, non lo so se lei, dando le dimissioni in banca, riceve una cospicua somma, perché mi fa vedere lei in banca con un lingotto d'oro in mano, no? Quindi questa è una gran bella sorpresa, no? Per lei avere tutti questi soldi a TFR? disposizione. Suppongo. O se lei la propone come buona uscita, tipo, e quindi le danno un ulteriore, un bonus, non lo so. Terza sorpresa. Qualcosa che è relativa a sua madre. Come una specie di, non so spiegarti, di risanamento. Un viaggio insieme? Anche una nuova modalità di comunicazione e Quarta di sorpresa. intesa. Quarta sorpresa, tipo, non lo so, un nuovo animale domestico, non lo so il perché mi ha posizionato la luce sulla gatta. Mhm. Ma un Io non lo gatto so. o un'iguana? Non lo so, perché è come se ci fosse un nuovo arrivo in casa, no? Va bene, nuovo arrivo. Quinta Mm. sorpresa. Io davanti, finché tu parli. Allora, quinta sorpresa, uno spostamento, perché la vedo in auto. Ma definitivo o un viaggio? Un viaggio direi di più. Sesta sorpresa. Ma abbiamo avuto il creatore di Orgoni, sesta sorpresa, quindi non lo so se ci può essere una qualche forma di comunicazione barra collaborazione, arricchimento. È avuto lui. Settima sorpresa. La vedo lei davanti allo specchio, come se si sorprendesse, si scoprisse completamente nuova, diversa. E questa è forse la sorpresa delle sorprese per lei. Ottava. Non so se ha piacere. Mhm. Non so, perché la vedo che riesce a comunicare con alcuni disincarnati a lei cari. In sicurezza. Sì, questo è essenziale. Nona. Mm. Perché sta guardando il letto, sotto il letto? Se c'è qualcosa sotto il letto? Se lei magari tiene qualcosa sotto il letto, deve andare a guardare sotto il letto. Se tipo se qualcuno tiene gli scatoloni, cose del genere. Le fotografie? Quello che c'è sotto il letto. Se lei ha qualcosa sotto il letto, di andare a prenderlo e aprire quello che c'è sotto il letto, se è uno scatolone o che cosa, no? No. Vabbè, c'è anche una lettura simbolica, Soffio. Mm. Pare che lei sotto il letto passi lo spazzolone, quindi non c'è niente, ma c'è una lettura simbolica. Decimo e ultimo, perché non possiamo stare qua tutto il giorno ad aprire gli ovetti sorpresa di Soffio. Va L'ultimo bene è un anche se è ovetto. un'altra casa, non è per forza la sua casa sotto il letto, non è Mm, detto che sia la sua casa. Magari è la casa dei suoi, Eh, il suo letto da bambina, da ragazzina. eh,
L'ultimo è un ovetto sorpresa. Di che colore? Di che materiale? Ma questo l'ha proprio scelto di cioccolato. E cioè, me la fa vedere proprio come un ovetto da bambina, ecco, quegli ovetti lì. La soffio interiore? Sì. Mm. Molto, non so come dirti, dolce, appagante. Che proprio ti sembra che non non esista nient'altro al di fuori di quello. Bene. N altre sorprese per una carambata continua. Nuova frequenza. 612. Nuova consapevolezza. 203. PS. 65. Vite. 1012. Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. Era 61. 71. Bene, ottimo. La casa come va? Bene, benissimo. Ci sono interferenze, disincarnati, giardino, animali. No, questa cosa ti dico, cioè lei potrebbe avere questi, tra virgolette, dialoghi, contatti, no? Con dei disincarnati, però non che la vanno a interferire, a bloccare, spaventare, così che lei può gestire in maniera semplice, disinvolta. Mhm. E l'orgone che lei ha creato con una conchiglia di sua proprietà? E mi dice che è l'inizio. Quello è l'inizio e è come se si fosse sbloccato un nuovo inizio, quindi che lei ne può creare altri. Va bene. Ehm, Non resta che il messaggio. No, è interessante vedere questi livelli di valori pazzeschi sempre solo alla seconda sessione, no? Quindi Mm. anche il cervello a 10, 612 la vibrazione. Dopo la prima, adesso non ricordo sinceramente quella di soffio, però in media si è a 150, 200 massimo. Nella seconda si arriva anche a 900 in alcuni casi, anche a 1000. Lei volendo, essendo stata la sorgente della sorgente, può alzarlo a 1000 adesso, su richiesta, quel numero. Tipo mi fa vedere che fa dei regali, tipo come se fossero veramente degli orgoni, li regala a delle persone che lei ha ritenuto ne avessero bisogno, e vedo che lei attraverso questo regalo, non so, fa aumentare così la sua vibrazione, e vedo che passa a 800 e poi dopo il secondo di questi regali arriva a 1000, non so. Messaggio finale di soffio a se stessa, detto con un soffio. Ho spazzato via tutto il vecchio, il mio soffio è il mio respiro ed è completamente nuovo. Come la vedi? È seduta proprio pacifica, con la sensazione della massima realizzazione, di stare proprio bene, davvero bene, Ma così seduta, bene come a Mhm, gambe incrociate, sì. mhm. Così bene che? Non si era mai sentita tanto bene.
Va bene, volutamente non chiedo nessun messaggio alla mamma, dalla mamma alla futura fiamma, se c'è, compagno, quello che è, nel contrario, gatti, gatte, cavalli, però sì, no, il cavallo sì, visto che l'ha portata là, Mm, attraverso gli occhi. sì. Adesso l'hai scoperto che il segreto è negli occhi. Mi fa vedere come se gli occhi del cavallo fossero gli occhi di soffio, uguali. Va bene, come la vedi? Mm, bellissima e tranquilla, aperta, pulitissima. Ok.